Ciao, sono Pietro Aprea, sono sempre io, benvenuto a questo nuovo video, parliamo dello spread trading. E come detto nel video precedente, cerco di mostrarti in questi video una sorta di mini corso, partiamo da quelle che sono le basi di questa materia, come costruisco la mia strategia di spread trading. Quello che dico sempre è che dobbiamo differenziare il gambling, cioè lo scommettere, dal trading. Scommettere, ragazzi, significa puntare una somma di denaro nella speranza di andare a guadagnare. Un trader non può basarsi sulla speranza, un trader vive i dati scientifici, analitici, oggettivi. Quindi quello che cercherò di farti capire e quello che cercherò di mostrare tramite questo mini corso è che il trader si basa su dati analitici e oggettivi. Solo tramite questi dati possiamo andare a crearci una strategia vincente, backtestata nel tempo, cioè già provata nel tempo, che ci garantisce una buona probabilità di andare a profitto. Parliamo di come costruisco una strategia di spread trading. Andiamo nel software Season Algo. Io vado sempre sul tasto Strategy e Recommend e vado a vedere la percentuale delle vincite degli scorsi anni del trade. Come vediamo, 100%, 100%, 93%, 87%, 100%. Quindi quello che mi vado a selezionare sono i migliori dei trade in base alla percentuale di vincita, naturalmente. Cosa notiamo? Notiamo che questo, per esempio, ha un 100% negli scorsi 15 anni, perché noi sappiamo anche quante volte e quando il trade è andato in profitto. Abbiamo l'entrata, la data di ingresso, da questa colonna che vi sto indicando, la data d'uscita stabilita da quest'altra colonna, e andiamo a vedere come nei fatti vado a costruirmi una strategia per avere un vantaggio statistico e quindi per avere più probabilità di vincere al mercato. Andiamo su questo trade che vi ho selezionato, andiamo ad analizzare il trade. E cosa sono queste linee? Le linee sono la linea rossa, questa che vedete qui, è la linea di ingresso, la linea verde è la linea di uscita. La linea rossa appunto ci indica che dobbiamo entrare short, quindi il prezzo statisticamente da un tot di febbraio a un tot di maggio, il prezzo statisticamente è andato in profitto scendendo, quindi avendo un percorso ribassista. La linea blu è la linea della media a 15 anni del prezzo del grafico dei prezzi, mentre la linea rossa è la media a 5 anni del grafico dei prezzi. Noi possiamo mettere anche la linea a 10, a 20, a 30 periodi, solo che io non le utilizzo per quanto riguarda le mie strategie. Se avete una strategia diversa, vincente, backtestata nel tempo, potete provare anche a utilizzare le medie a 30, a 20 e a 10 periodi. Diciamo che io non le preferisco. Andiamo sulla versione interactive. In questa versione possiamo andare appunto a costruire la nostra strategia sul grafico. Perché mi piace questo trade, ragazzi? Vi faccio vedere subito. Andiamo a costruire sul grafico. Quello che di solito che mi faccio, vado a mettere sempre l'RSI, che è un indicatore, si chiama l'indice di forza relativa, Relative Strength Index, e vado a costruire sul grafico. Quindi andiamo a segnarci quelle che sono le aree di supporto, il prezzo, quante volte l'ha sentito e soprattutto le medesime resistenze. Allora, vediamo qua. Perché mi piace questo spread? Perché il prezzo sta in una soglia di prezzi abbastanza elevata rispetto alla media degli scorsi 15 e 10 anni e sta agendo su una resistenza che ha testato appunto negli anni scorsi. Guardate qua quante volte il prezzo ci ha rimbalzato sopra. 1, 2, 3, 4, 5... Ora, dato che sappiamo che da un certo punto di vista, in poi statisticamente il prezzo è sceso, eccolo qua, possiamo cercare di anticipare l'ingresso andando ad acquistare dei contratti qua e magari dei contratti una volta rotta questa struttura, che è una soglia anche psicologica e di supporto che è stata backtestata parecchie volte. Questa, diciamo, è la prima fase, quindi vado a verificare se ci sono divergenze anche con l'RSI, ma non le noto, e quindi in caso di divergenza era un altro segnale di forza che poteva dire il prezzo veramente può scendere in questo periodo. Quindi andiamo a trovare quel vantaggio statistico. Oltre a vedere il grafico, abbiamo detto che ci piace, abbiamo stabilito un certo punto di ingresso, un probabile punto di ingresso. Ricordo che questo non è assolutamente un consiglio finanziario, ma soltanto, diciamo, il mio modo di agire, di costruire la mia strategia cercandola di farla diventare profittevole, e a me e a te che mi stai ascoltando. Allora, adesso andiamo su History e qui andiamo a vedere il grafico del prezzo negli scorsi anni. Abbiamo il grafico del 2022, 2021, poi abbiamo il grafico del 2020, del 2019, eccetera, e vediamo come si è comportato e se ci sono delle analogie rispetto al grafico che abbiamo oggi. Un altro punto molto importante è la continuation, cioè la continuazione.
E in questo caso perché lo utilizzo spesso questo fattore che ha un'incidenza secondo me molto importante sullo spread trading? Innanzitutto io cambio qui e metto le candlestick le mie preferite, quindi andiamo a costruirci sopra, ecco qua che ce la modifica, andiamo a vedere il prezzo di ingresso medio per ogni spread. E se ci troviamo, se noi sappiamo che da un certo punto in poi il prezzo statisticamente è sceso, ragazzi, cosa andiamo a fare? Andiamo a vedere se il prezzo in media ha un ingresso più alto, perché questo ci comporterebbe un altro vantaggio statistico, perché ci dice guarda che il prezzo statisticamente deve scendere e poi è in un range di prezzo che in questo periodo quasi mai ci è arrivato, e quindi a supporto di ciò andiamo a vederla sulla continuation. Siamo in zona medio-alta e quindi è un segnale abbastanza positivo. Stiamo andando a selezionare le varie voci che comportano la nostra strategia. Questo è quello che voglio farti capire. E andiamo poi sulle combinazioni, analizziamo sempre, andiamo sulla fase del backtest. Vado su questa tabella e su questa tabella mi vado di solito a fare quella che è una media dei drawdown negli scorsi anni. Che cos'è il drawdown? Il drawdown è appunto una sorta di ci indica quanto siamo disposti a perdere, perché se l'operazione è in porto da 2 mesi, quindi va avanti da 2 mesi, possiamo avere oscillazioni del prezzo che ci possono girare contro. Quindi per esempio partiamo l'operazione con a 0 a 0, il prezzo scende, ci va contro, quindi arriviamo a meno 100, meno 200, meno 300 e poi magari può andare a profitto, andare a più a 400. Non è sempre lineare la discesa. Il drawdown ci dice quanto tu sei disposto a soffrire, tra virgolette. Poi vado su quelle che sono le migliori vincite e le peggiori perdite e vado a fare una media e poi vedo se siamo anche in linea con quelle che sono le migliori vincite da adesso, da questi 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, 30 e 39 anni. Quindi poi ultimo fattore, vado su seasonal e quindi vado a vedere se ci sono meno correlazioni con gli scorsi anni. E una buona correlazione, se diciamo abbiamo una correlazione dell'80 maggiore o uguale dell'80%, considero una buona correlazione da questa percentuale in poi e vediamo che ce l'abbiamo nel 2017, quando siamo andati a profitto di $220. Ce l'abbiamo avuto del 79% nel 2017 e 73% nel 2021, quindi diciamo che possiamo tutto sommato potrebbe andare bene. Poi naturalmente è una cosa che dovete valutare voi rispetto sempre alle vostre strategie. Questo è tutto ragazzi per oggi, abbiamo appunto capito come creare una strategia di spread trading, non è cosa banale. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, se vi interessano approfondimenti li potete trovare sul sito che sta sotto in descrizione con i canali social, con i canali Toro, dove potete vedere anche le mie statistiche. Spero che il video vi sia piaciuto. Buon trading a tutti, alla prossima!